Ciao a tutti, amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami. Acquario, tendenze energetiche generali per la seconda metà di dicembre 2022. Ok. Abbiamo la carta della luna, amici dell'Aquario. La luna parla sempre di subconscio, di sogni, di vecchie sensazioni, paure, emozioni che in qualche modo ritornano a galla. La luna è una carta che parla anche di proiezioni, è un satellite che è illuminato solo per metà, quindi parla un po' del vedere una realtà distorta, si vede solo una metà della realtà. Ma andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io come sempre vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se proprio non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Nella descrizione del video qui sotto poi trovate il link ad un altro video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Allora, partiamo con un imperatore, l'asso di pentacoli e l'otto di bastoni. Abbiamo poi la carta della forza e la carta del papa. Wow! Tanti arcani maggiori, devo dire. Allora, la carta dell'imperatore mi dice che qui si parte da una situazione piuttosto solida, piuttosto stabile. Può far riferimento a un padre, a una persona di potere o magari al vostro potere personale. Quando c'è l'imperatore è sempre una carta che parla di potere materiale, fisico, di qualcuno che si è costruito il proprio regno, il proprio impero. Può anche parlare di qualcuno che, visto che vedo questo asso di pentacoli, possa decidere di mettersi in proprio, di diventare lavoratore autonomo. L'otto di bastoni mi parla di grandi novità, mi parla di qualche tipo di notizia che potrebbe positiva, che potrebbe arrivare inaspettatamente. Poi andiamo a vederlo meglio con i mini tarocchi. Ecco, la carta della forza invece qua mi dice che probabilmente c'è un tipo di scelta, qualche tipo di questione che ha bisogno di una presa di posizione. Il Papa può voler dire contratti per qualcuno, quindi se veramente si tratta di un nuovo tipo di progetto, di iniziativa, di lavoro, lo sento molto autonomo, o perlomeno fino adesso lo sento piuttosto autonomo, però con il Papa c'è come da regolarizzare, ancora arcani maggiori, da regolarizzare qualche cosa, da ufficializzare. Guardate, ho come la sensazione, perché avete due carte di forte potere maschile e la luna, che è una carta di divino femminile, di ricettività, di divino femminile. Queste due carte parlano di potere materiale e potere spirituale. Quindi per qualcuno si tratta di iniziare un nuovo tipo di percorso, progetto, lavoro, proprio in campo spirituale, secondo me. L'appeso io qui lo sento come una fase di osservazione, una fase di riflessione e anche la carta dell'eremita, se ci fate caso in questo mazzo ma anche il Papa, sono rappresentati tutti e tre con dei libri. Qua ci sono dei libri, qua ci sono addirittura le rune, anche il Papa sta leggendo i libri sacri, diciamo così, e l'eremita è colui che inizia il percorso di studio interno, il percorso di crescita interiore. Quindi qui ho come la sensazione che potrebbe, perché abbiamo anche un altro asso di spade, Qui per qualcuno si tratta di iniziare un'attività, secondo me, da un punto di vista magari esoterico, magari terapeutico, magari potrebbe essere aprire il proprio centro, mi viene anche da dire. Fatemi sapere nei commenti, adesso lo andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi e vediamo di che cosa si tratta. Io intanto
vi dico che sono aperte le iscrizioni per il corso di tarocchi livello intermedio che inizierà a gennaio 2023. Il corso è a numero chiuso, però se volete avere maggiori informazioni io ho già pubblicato un video dove spiego il programma, insomma, e le modalità di svolgimento, e anche questo link lo trovate qui sotto nella descrizione del video. Insomma, aprite la tendina perché ci sono tante informazioni interessanti. Allora, andiamo a vedere l'imperatore. Allora, per l'imperatore abbiamo un 10 di bastoni al contrario, un 9 di coppe, un 5 di spade, un 10 di spade e un 2 di spade. Allora, io qui credo che in realtà ci sia una posizione di abbondanza, di stabilità, più che tutto, di partenza, e il chiudere un precedente ciclo, perché abbiamo 2 10, o l'iniziare un ciclo nuovo, perché sono due carte che sono fortemente legate alla luna, vi crei qualche tipo di dubbio. Mm? Anche la carta della forza è una carta che ci parla di effettuare una scelta. Andiamo avanti, vediamo l'asso di pentacoli. Abbiamo un 9 di bastone al contrario, un 4 di spade al contrario, un 6 di coppa al contrario. C'è come una sensazione di non essere protetti, come la sensazione che qualcuno non si senta appoggiato. Guardate ragazzi, ho come questa sensazione che se foste in procinto di iniziare un nuovo percorso con questo asso di denari, che può essere il lavoro autonomo, un nuovo tipo di prodotto, lo staccarsi dall'azienda familiare, quello che per voi è l'asso di pentacoli, è proprio quello il bivio del due di spade, cioè lascio la situazione in cui sono già, in cui ho questa stabilità, oppure inizio questa nuova avventura, nonostante io non mi senta né protetto né appoggiato. Ok, andiamo a vedere l'otto di bastoni. Mm. Ho come la sensazione che qualcuno qui stia aspettando una risposta interna, come se ci fosse un'illuminazione, come se arrivassero ad un certo punto i fuochi d'artificio. Ah, ecco come posso fare. C'è da dire che state sottovalutando qualche tipo di amicizia o di conoscenza che è intorno a voi e che potrebbe darvi una mano. Andiamo a vedere la forza. Asso di denari, al contrario, e cavaliere di spade al contrario. È un po' come se voleste scappare dalle emozioni della luna, dalle insicurezze, dalla paura che, che vi sta facendo, insomma, risentire o rivivere la carta della luna. Sento una sorta di paura di iniziare, paura a fare la scelta giusta o sbagliata, insomma. Andiamo a vedere il Papa. Otto di spade al contrario e 5 di coppe. Datemi un'altra carta. Ho come la sensazione che il contratto di cui vi parlavo prima, o l'ufficializzazione, ehm, di cui vi parlavo prima, è un po' come se in realtà non fosse esattamente la cosa che vi aspettavate.
o l'aiuto di questa persona è come se non fosse esattamente quello che vi aspettavate. Ma io credo che sia un vostro modo di vedere la cosa, ok? Un vostro modo di vivere anche la vostra situazione, perché quando c'è il 5 di coppe parla sempre di un atteggiamento un po' dolorante da vittima, qualcuno che è in una determinata situazione di perdita, si lamenta, ma non fa molto per cambiare le cose, ok? E qui con l'otto di spade al contrario sento che è come se ci fosse un'energia molto bassa, voi vi state attaccando a qualche cosa, no, forse il 5 di coppe era dritto. Ho la sensazione che qualcuno si stia attaccando a delle regole della società che in realtà non sono più tanto per voi. E qui secondo me il punto della scelta, di questo nuovo inizio da affrontare. Andiamo a vedere l'appeso. Un'altra volta la forza al contrario e un 7 di pentacoli al contrario. E che vi sento combattuti, ragazzi, perché la forza, ripeto, manca il coraggio o la forza di volontà per raggiungere un determinato obiettivo. Però dall'altro lato avete il 7 di pentacoli al contrario, mi parla di una sorta di impazienza. Quindi da un lato vorreste cambiare, dall'altro come se non voleste prendervi completamente la responsabilità di questa scelta. Non dico della situazione, ma della scelta. Andiamo a vedere anche l'eremita, voglio vedere cosa vi danno per la torre, il mondo, l'asso di spade, il carro, l'otto di pentacoli, il 2 di coppe. Oh wow! Io qui sento che qualcuno taglierà quello che qui era difficile scegliere, questo nuovo inizio pratico, ok? Perché quando c'è un asso di denari, l'asso di denari è il seme che viene piantato e che può germogliare, ok? Qui avevamo il 7 di pentacoli, è l'attendere la maturazione dei frutti. È come se poi avete due carte di trasloco, di spostamento. Potrebbe essere che qualcuno veramente cambi casa, che ci siano dei nuovi inizi, perché abbiamo due volte l'asso di spade, è come un tagliare le vecchie regole. La torre parla proprio di destrutturare l'ego, il proprio ego, rompere le certezze e questo si fa attraverso il lavoro interiore di cui parla l'eremita, ragazzi, e qui il lavoro lo andrete a fare. Può anche essere che qui qualcuno si sposti per lavoro e che incontri una persona nuova, o può anche essere che si vada verso nuovi accordi, compromessi e collaborazioni a livello lavorativo, ma qui c'è da fare un cambio. È come se le carte vi dicessero che dovete agire con la vostra testa, dovete capire che cosa a voi fa felici. La carta dell'eremita è colui che va alla ricerca della propria verità, della propria luce interiore. È un percorso di autoconoscenza che si fa. Devo dire che il cambio ci sarà e a fine anno sì, sento i fuochi d'artificio. Per molte persone sento che risuona a livello lavorativo, perché comunque ho cioè come se fosse un nuovo progetto, un qualche cosa di nuovo, insomma, da portare alla luce, mi viene da dire. Ok, andiamo a vedere due carte di Osho. Se poi voi volete farmi sapere che vi sto aiutando con il mio lavoro e volete supportare comunque il canale, potete mettere like, potete iscrivervi, potete condividere o commentare, che a me piace molto leggere i vostri commenti. Ogni tipo di supporto per me è molto molto importante, insomma. Allora, la prima carta è il 6 di denari, che parla di compromesso.
Questo è più un compromesso lavorativo, qui abbiamo il compromesso di tipo emotivo, ma comunque sempre di compromessi si parla, quindi arriverà un accordo, arriverete ad un compromesso con qualcuno. E poi abbiamo rimandare. Probabilmente, ecco, potrebbe essere un compromesso per qualcuno ufficiale e per qualcuno ufficioso, quindi magari rimandare quello ufficiale. Mm? La carta da rimandare è un 4 di spade, e qui ce l'avevate. Qui ce l'avevate, il 4 di spade. Il 4 di spade è una carta che parla di autoguarigione, di prendersi un momento per ricaricare le pile, oppure parla proprio di affrontare un certo tipo di percorso introspettivo, può essere un seminario, può essere una clinica privata, qualsiasi tipo di ritiro che possa aiutare a stare meglio la persona, ok? Qualcuno potrebbe essere che stia rimandando le vacanze da un po'. Sento un forte profumo di fiori, di rose. Per qualcuno magari può risuonare. Scrivetemi nei commenti anche questo. Ok, un ultimo messaggio. Andiamo a vedere come chiudiamo la lettura con questi oracoli. Normalmente quando si sente il profumo di fiori è perché c'è qualche angelo, non so se lo sapete. Allora, wow! Guardate, la metto qui vicino alla carta della luna. Carta numero 31. Questa carta fa riferimento a tutto quello che c'è sotto l'iceberg, che normalmente è molto di più rispetto a quello che c'è sopra. Quindi è un po' quella la carta della luna. Voi la parte, diciamo, illuminata in questo caso è la parte che si vede sopra e la parte oscura al buio è la parte sotto, quella che non si vede. Quindi c'è tanto sotto, è come per dire avete tanto dentro, mm? Da dare, da tirar fuori. Wow! E questa qui è la carta delle famiglie di anime, diciamo così, degli avi. Carta numero 28 e qui parla del fatto che probabilmente uno di questi personaggi che sono all'interno della vostra lettura è una persona con la quale avete una connessione di anima storica e con la quale avete dei propositi di vita. Dovete realizzare qualche proposito di vita, insomma. Wow, che bella lettura, Aquario. Bene, io spero che comunque vi sia stata utile. Vi voglio fare i miei più grossi auguri di Natale. Spero che possiate passarlo davvero in serenità, con gioia, circondati da tutti i vostri affetti, da tutte i familiari, insomma, le persone a voi care. E vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!